Ciao ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie in Miniatura. Oggi andiamo avanti col proseguimento del plastico, del modulo di un plastico statico fatto a moduli, che però non ha nulla a che vedere con un plastico modulare Norman M. Detto questo, se non avete visto il precedente video trovate la playlist, oppure comunque in descrizione trovate il video precedente di quello che ho fatto prima, quindi la stesura delle olite per la composizione della masticciata, e questi binari invece che vedete già attaccati sono già stati incollati, quindi oggi vorrei almeno cercare di concludere questa zona. Buona visione. Ok, andiamo ad innestare il binario e nel frattempo ragazzi, per rendere il video meno noioso, ho pensato che nel frattempo vi racconto qualcosa in merito alle marche che utilizzo, che vi consiglio per esperienza. Molti di voi magari che si sono appena iscritti non sanno che io avevo un negozio di modellismo tanti anni fa e che poi ho chiuso per scelta. Prima di cominciare a spiegarvelo faccio il taglio di questo flessibile e andiamo avanti. Controlliamo che il fungo sia a posto, è perfetto, e facciamo il solito test per vedere se il giunto metallico entra facilmente. Qui entra e qui anche, perfetto. Come ho detto anche negli altri video, alcune traversine vengono staccate e i punti dove le traversine appunto non ci sono verranno poi messi a norma quando sarà il momento di fare la massicciata. Quindi recuperiamo comunque tutte le nostre traversine che andremo a staccare e dopo le andremo a inserire quando sarà il suo momento. Mettiamo la colla. Non troppo, mi raccomando, giusto per far diventare appunto una base quasi come un biadesivo, in modo da creare proprio un effetto ventoso appena appoggiamo il binario. Ci aiutiamo con una puntina e tutto è fissato. Verifichiamo che tutto è dritto ed è perfetto. Questo flessibile è già bello fresco, pronto, intero, quindi lo possiamo direttamente collegare già addirittura mettendo la colla e poi lo blocchiamo. Nel frattempo che metto la colla, come dicevo prima, vi do alcune nozioni per quanto riguarda alcune marche, perché ho fatto dei video in passato e qualcuno mi ha scritto nei commenti, per esempio Lima mi ha dato del pazzo dicendo appunto che sarei stato un incompetente a dire che Lima era un giocattolino, e ribadisco per gli amanti della Lima che purtroppo per quanto riguarda quel periodo non era proprio un gran prodotto, ragazzi, cioè cercate di capire quello che voglio dire. Non ho detto che è brutta, poi va anche a piacere, a me non piace, però se andavamo a guardare anche in quel periodo storico la Lima era quel contentino all'italiana per avere un prezzo accessibile, quindi non può essere un prodotto considerato di modellismo per quelli diciamo più, voglio dire, capricciosi, quelli che cercano il meglio. Ecco, nella Lima era impossibile, anche se adesso in questo periodo so che la Lima sta facendo una nuova serie che si chiama Lima Expert, che già è un'altra cosa, molto differente a quella Lima di una volta, e quindi già qui potrei cominciare a fare un altro tipo di discorso. Però a quei tempi di marche italiane c'era qualcosa che andava sicuramente molto più dalla Lima a livello di qualità, che sicuramente conoscete. La Riva Rossi, per esempio, è stata un marchio storico che si caratterizzava proprio per la qualità del prodotto. Quindi ragazzi, nel frattempo devo mettere dritto questo binario, prendo le puntine. Dobbiamo essere abbastanza veloci perché sapete che la colla Vinavil si indurisce praticamente in fretta, e cercare di avere una linea abbastanza dritta, che già sto ottenendo comunque, quindi va tutto bene. Vedete l'effetto ventoso, non so se l'avete visto, in questo momento ho fatto dei tocchetti e il binario rimane fermo, quindi ora non ci rimane solo che mettere le puntine per bloccarlo. E questa è una caratteristica di questa tecnica che vi permette di lavorare bene con un flessibile, specialmente un flessibile Pico, che appunto è molto flessibile, quindi a differenza magari dei flessibili della Roco. Per esempio la Roco fa un flessibile che è meno flessibile, è un po' più rigido, ok? Seppur flessibile, e quindi quello magari è già più facile da gestire, a differenza di questo che è un po' più
appunto flessibile. Poi mettiamo l'ultima ed è a posto, ragazzi, bello dritto e ci siamo. Riportiamo indietro le rotaie per tenerle dritte dritte. Ok, ricopriamo un giunto metallico, andiamo a metterlo qui e così andiamo già a produrre il pezzettino che serve qua in fondo. Perfetto, e procediamo già al taglio, ragazzi. Perfetto, ragazzi, togliamo la traversina che dà fastidio all'ingresso dei giunti, la mettiamo da parte e facciamo la verifica di innesto. È tutto perfetto, ragazzi, tutto perfetto. Anche qui lo rimuoviamo per mettergli un goccettino di colla e blocchiamo con la puntina. Intanto, piccola pausa, cerchiamo di capire appunto come sarà poi il proseguimento di questo modulo. Dopo completati questi altri due tronchi che sto per terminare, quindi li faremo adesso, quest'altra area che non vedete proprio del tutto inquadrata, magari vi sposto un po' indietro, riuscite a vederla, dove ci sono appoggiate tutte le cose, è un'area più o meno pari a questo spazio che vedete qua. In quella zona verrà fatto, ci saranno altri 4 tronchi che rappresentano un'altra linea, che è probabilmente la linea passeggeri, e sono fatti però su un piano rialzato, quindi al prossimo video vedrete la costruzione di un portale. Sapete quei portali fatti in mattoncino? Li farò con l'eolite, vi farò vedere un video dedicato a parte, e costruirò tutta una serie di portali ad arcate e non, per fare il sostegno, appunto il muraglione del sostegno della zona ferrovia. Questo muraglione verrà messo appunto in questa zona, quindi in questo punto, che andrà poi anche a creare la zona di attesa di quest'area della ferrovia, quindi diciamo una sorta di sottopassaggio. Sopra, all'altezza di circa 12 cm, verrà appunto poi piazzata quest'altra linea, e questo modulo, dopo, una volta fatto questo, sarà completo e dovremo fare poi l'altro lato, l'alro modulo che poi andremo ad applicare. Se invece volete sapere una marca di modellismo che preferisco moltissimo, non vi ho detto per quanto riguarda la parte, diciamo, di rotabili che cosa preferisco. Prima appunto vi ho spiegato la differenza tra Lima e Rivarossi di quell'epoca. Io per esempio ho sempre amato Marklin, pur essendo un sistema di corrente alternata col pattino centrale che non dava quel bel vedere, quel bel aspetto, però comunque è una delle mie preferite per quanto riguarda quel tipologia di armamento. Per quanto riguarda invece altra tipologia di rotabili in corrente continua, diciamo che ultimamente posso dire che la Pico mi sta veramente sbalordendo. Ci sono tante belle marche, ragazzi, ancora particolari, vedi Tillig che sta facendo un bellissimo lavoro anche in scala TT, poi ci sono tante altre marche magari dal punto di vista del mondo ferromodellistico sconosciute, perché magari sono marche con prezzi molto elevati, Micro Metakit, ce ne sono tante altre che fanno parte però di un altro settore dove diciamo, ci sono queste piccole aziende che creano dei rotabili tipo carrozze fatte con le cromature, ottone, e ovviamente hanno dei prezzi, tipo una carrozza passeggeri in scala H0 può costare anche intorno ai 300-400 euro, quindi capite le differenze. Ma rimanendo nel panorama commerciale non posso che appunto dirvi queste marche per quanto riguarda il mondo europeo. Poi se andiamo nel mondo americano, qui farò, come ho già promesso tempo fa, una rubrica a parte quando terminerò questo plastico, che non è mio e devo farlo su commissione per una persona. Quando terminerò questo comincerò a fare il mio plastico e verrà fatto in stile americano, e quindi vi parlerò di tutto il mondo americano. Se siete interessati me ne accorgerete da soli. Utilizzeremo binari americani, utilizzeremo rotabili americani e soprattutto ambientazioni americane. Andiamo avanti con questi altri 2 tronchi e poi ci sarà già da pensare alla messa in opera dei marciapiedi di questa zona e soprattutto, una cosa importante, la massicciata.
Bene ragazzi, allora abbiamo completato questa parte della stazione, quindi la parte bassa. Ricapitolando, questi primi due tronchi rappresentano una zona di movimentazione navetta, punto a punto, poi vedremo come. Questi 4 binari invece rappresentano praticamente 4 tronchi, andata e ritorno, di una zona che può essere appunto misto tra passeggeri e merci, nessun problema. Poi ci preoccuperemo di fare la zona rialzata nel prossimo video. Cosa importante da dire, questo plastico è digitale, quindi sarà digitalizzato, e queste operazioni ovviamente avverranno in un secondo momento. Ci dedicheremo proprio a una serie di video tutorial per la digitalizzazione degli impianti e vedremo appunto come digitalizzare lo scambio, come digitalizzare i semafori, come creare fermate, come fare itinerari, tutto attraverso l'utilizzo di alcuni circuiti, alcuni switch eccetera eccetera della marca ESU. Utilizzeremo quelli e vi farò vedere passo passo. Chi mi conosce già da tempo sa che nell'altro vecchio canale avevo già fatto questa tipologia di video, però purtroppo è andato perso tutto e devo rifare. Non è che ci dispiace, voglio dire, ci divertiamo. Quindi ragazzi, prima di lasciarvi vi do alcune delucidazioni, diciamo, ormonali per i più amanti. Mi metto qua a guardare in superficie e già vedo qualcosa di veramente godurioso, specialmente nella zona scambio, e non oso immaginare ciò che accadrà quando metteremo i prossimi binari. Non so, nel prossimo video credo che faremo appunto la zona di elevazione 12 cm per proseguire e concludere la stazione, e poi faremo appunto i marciapiedi, il portale, il muraglione e sicuramente anche la posa della massicciata. Questo video finisce qui ragazzi, grazie per avermi guardato. Lasciate commenti, lasciate like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale se siete interessati all'argomento. Mi raccomando, guardate i video, fatemi sapere anche la vostra, consigli sono sempre ben accetti. Grazie e alla prossima.